Ehi, eccomi qui con un'altra tastiera. Allora, Apple Maker mi ha gentilmente offerto un altro suo prodotto. Parlo della tastiera meccanica TH80, sorella maggiore della TH66 che qui non ho. Non posso avere tutto dalla vita, accontentatevi. Senza fare un'introduzione, passo subito alla confezione. Una bella scatola blu che in primo piano offre la costituzione della protagonista. Idea che apprezzo perché le scatole devono dare anche delle informazioni, va bene anche che siano semplici. Eccola dentro una busta trasparente, non le solite in polietilene espanso. Poi guida veloce sul funzionamento in inglese, tedesco, spagnolo, francese e giapponese e cinese. Il nostro italiano purtroppo non è presente. Io lo avrei aggiunto visto che viene venduta su Amazon Italia. Comunque è illustrato e schematico, non dovreste riscontrare difficoltà. Non c'è nient'altro sbagliato. Come ogni confezione di tastiera meccanica che si rispetti, alzando questa sezione qui trovo 4 elementi: 3 interruttori di riserva della stessa tipologia di quelli installati, cavo USB-A USB-C da 1,50 m con manicotte inferrite. Mi piace il rivestimento in tessuto, con il calore, ecco, non si sciupa. 8 copritasti aggiuntivi per personalizzarla ancora di più e renderla esteticamente compatibile col sistema operativo in uso. Anziché la scritta Windows o l'omonimo logo, c'è Super che fa aprire il menu Start in modo da avere un disegno generico, visto che è collegabile anche con un dispositivo mobile come smartphone e tablet. Per il sistema di Apple invece è specifico. Per ultimo un estrattore 2 in 1, soluzione che apprezzo perché si ha un unico strumento per quando la si smonta. Con la confezione sembra che abbia fatto già mezza recensione, mi capita sempre così per quando voglio andare nel dettaglio. Nel frattempo che la smonto vi restituisco l'altra metà delle informazioni. Allora, visto che mi trovo a tu per tu coi copritasti, inizio da questi. Vedete che vengono via facilmente? Sarà merito dell'estrattore, dei cappucci stessi, chi lo sa. L'importante è che si levino comodamente perché è illegale vederli rovinati dopo lo smontaggio nelle tastiere economiche. Già questo vi fa capire che si tratta di un buon articolo. Il materiale è il PBT, di solito preferito maggiormente rispetto al comune ABS. Devo dire che ultimamente un po' tutte queste aziende stanno adottando la prima tipologia, di conseguenza il loro valore si sta leggermente abbassando perché tendenzialmente costano. La tecnica di realizzazione è la dye sublimination, ovvero in italiano sublimazione o stampa sublimatica. Non sto a spiegare qui per non allungare il discorso, ecco, l'ho spiegato in altri video e non mi piace ripetermi. Al limite cercate sull'internet, come dice qualcuno in radio. Sulla tastiera ne sono presenti 80 di tasti, perché comprendo logicamente anche gli interruttori. Per me il termine tasto in questo frangente indica il copritasto più l'interruttore, o se desiderate essere anglosassoni chiamateli switch. Formato quindi 75% modalità di digitazione in ANSI. L'ISO, ovvero la nostra struttura, in generale quella europea, ancora non si fa notare in questi marchi, quindi alcuni caratteri come il simbolo del grado C o banalmente gli accenti sulle vocali non sono disponibili. Lo premetto spesso in modo da avvertirvi, ecco, prima di fare un importante acquisto come questo. Qui non si parla di spendere 20 euro. Io una soluzione l'ho trovata, è un po' noiosa e se siete curiosi vi lascio il video dove ne ho parlato. Va bene, sono andato avanti nel discorso rispetto a quello che sto facendo. Comunque, piccola parentesi sulla manopola o pomello, qualsivoglia. È in alluminio ed è facilmente estraibile, quindi potete sostituirla con un modello più grosso. Qui si ha un diametro di 1,8 cm, meglio dire 1,8 cm, visto che siamo
In Europa e non negli Stati Uniti, vabbè, fino a 2 e 3 mm in più potete spingervi. È, direi per fortuna, perché non è scontato, programmabile attraverso l'applicativo desktop. Dopo ve lo mostro. Di fabbrica ci si regola l'intensità del volume e con una pressione lo si muta. La si può acquistare al costo di 4 euro solo con questo modello di tastiera, quindi non è venduta a parte. Ce ne sono 2 di forme con 4 colori differenti. Gli interruttori, allora, sono dei Gateron Pro Black. Per il momento i miei preferiti fra tutti quanti. Se non li apprezzate e magari volete qualcosa di opposto a questi, come i blu, ecco quelli configurabili al momento dell'acquisto. Io ve li descrivo con 2 aggettivi. Sono diretti e silenziosi. Non sto qui a specificarli, con tutti i dati associati. Giacomo li ha descritti nella chiacchierata generale sulle tastiere meccaniche. Ora, la dicitura Pro aggiunge tanto di più al normale Gateron? Una cosa cambia. Questi sono già lubrificati, quindi evitate quel processo lungo che bisognerebbe fare per avere una sensazione più gradevole durante il loro azionamento. Siete comunque obbligati ad averli se scegliete appunto la marca Gateron. Perché dico questo? Per dirvi che c'è un'alternativa suddivisa in 2 opzioni. Mi spiego meglio. Altra scelta ricade sugli interruttori proprietari, quindi fatti direttamente da Apomaker. Da qui se ne trovano 2 diversi. Uno si chiama Flamingo, di tecnologia lineare, quindi come quello Gateron che ho montato. L'altro si chiama Bud Jerrygar, non so se si pronuncia in questa maniera, vabbè, io ci ho provato. Tattile questa volta, quindi come un cherry marrone. Attenzione su questo punto perché la tastiera si divide in 2 tipologie. La versione Theory, quella che ho io, è configurabile con tutti quanti gli interruttori, fatti vedere. Invece la versione Monet, quella con la sfumatura di colore in arcobaleno parziale, direi, monta solo gli Apomaker. A voi la scelta. Io personalmente vi consiglio i proprietari, visto che i Gateron li potete comprare dovunque e quando volete. Con una tastiera del genere, naturalmente il lubrificante sugli stabilizzatori è presente. Mi pare che sia più liquido rispetto ad altre che sono più densi, ma vabbè, sono sottigliezze. Oltre alla classica connessione cablata, visto che è installata una batteria che allo smontaggio finale vi mostrerò, è supportato il Bluetooth nella versione 5.0 e la più efficiente wireless 2.4 GHz. Per quest'ultima però avrete notato che nella confezione è assente il modulo. Non allarmatevi perché è inserito sotto la tastiera. Il sito ufficiale di Apomaker, nella lista di quello che è incluso nella scatola, non specifica l'estrattore, gli interruttori di riserva e copritasti alternativi. Direi che su questo c'è della confusione che non mi sarei aspettato assolutamente. Comunque, il Bluetooth supporta fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Quando è attivo si collega in automatico all'ultimo oggetto utilizzato. Ovviamente non mancano gli effetti RGB che supportano 16,8 milioni di colori.
tasto Fn più barra obliqua verticale, oppure per un maggior controllo optate per il programma desktop, disponibile sia per Windows 10 e 11 che per macOS. Qui però non è specificata la versione, mi dispiace. Lo smontaggio è caratterizzato dalle viti collocate sotto i rispettivi piedini regolabili. Per estrarli va bene una punta a stella del tipo BH0. Una volta fatto ciò, occorre rimuovere con delicatezza la cornice. Aiutatevi con piedi di porco come quelli degli smartphone. Poco male che la scheda è staccabile del tutto, non come nella precedente tastiera che vi ho mostrato, la Dero EK871. A schiuma per attenuare il suono è di quelle comuni, non mi è venuto in mente di misurargli lo spessore, più nerd mi odieranno. Vabbè, ricordate che se trovo qualche informazione in più col tempo aggiorno la descrizione, è l'unico elemento dove posso segnalarvi qualcosa nel futuro. Ho nostalgia delle annotazioni. Nota sulla batteria, per chi non ci leggesse, ma la vedo difficile, ha una capacità di 3800 mAh, che non è male, è sulla media. Se l'avete ordinata prima di aprile 2022, la ricevete con 2200 mAh. Il circuito stampato si presenta blu, ci sta bene questo colore con l'ambaradan che c'è intorno. È presente il bollino QC che certifica la sicurezza elettrica di questo PCB. Non voglio fare frecciatine qui, ma è il caso di dire che la sigla PCB ha il genere maschile e non femminile, non si dice la PCB. Al di là di questo, l'etichetta QC testimonia che c'è stato un tipo di controllo specifico. Generalmente quando si presenta sulla scheda il pezzo è superiore qualitativamente rispetto a quelle senza l'adesivo appiccicato, per così dire. È una scheda chiaramente hot swap, cioè gli interruttori non si saldano, supporta anche i 5 pin per chi vuole adottare quest'altra struttura degli interruttori. Scusate la ripetizione del termine. C'è un po' di pasticcio in questo angolo della saldatura, vabbè, tanto rimane coperta, voglio dire. Concludo con il suono che emette questa specifica configurazione. Ah, dimenticavo, questa clip l'ho aggiunta all'ultimo secondo. È acquistabile anche in versione kit, in modo da poter personalizzare meglio sia gli interruttori che i copritasti. Furbi hanno aggiunto la colorazione nera per la cornice. La manopola la si può scegliere come prima.
Ora vi lascio in sovrimpressione questo codice sconto applicabile su tutti i prodotti che vende Apomecra. Naturalmente funziona solo sul sito ufficiale, non su Amazon, ma ricordatevi che qui guadagno una piccola percentuale su ogni acquisto portato a termine, perciò vedete un po' voi se fare fortunati o sacrificarvi per me. A presto con altre tastiere.